Hai chiuso bene? Che dentro c'è tutta la nostra vita. Su poco spazio, però c'è tutta la nostra vita. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, questa mattina sveglia tardi perché ieri sera abbiamo fatto veramente tardissimo. Io a montare un video, Sara a scrivere un pezzettino del suo libro. Abbiamo lavorato. Quindi abbiamo lavorato parecchio, è stata molto produttiva, ma abbiamo fatto tardissimo. Questo è il nostro residence con la scritta Bahamas. Noi siamo su quell'appartamento là. Questa struttura che abbiamo trovato è tra le più economiche della zona e la proprietaria è stata molto gentile. 4 notti, 234 euro nel periodo di quasi altissima stagione, e vi posso garantire che l'Uruguay è molto cara. Colazione nel nostro cortile protetto da un muro a mattoni con i musetti dei cani del vicino che ci Bellissimi. che ci invitavano a dare qualche biscottino. Stupendo, domani vi dimostreremo. Adesso a 100 metri c'è il mare con una spiaggia lunghissima di circa 10 km, ne faremo un pezzettino insieme. Il mare è qua in fondo. Ci chiedevamo come fanno a mantenere l'erba sempre così corta e precisa, la curano continuamente. Ne è la dimostrazione questo signore che sta tagliando l'erba. Queste sono le case della prima fila a lungomare, case veramente di altissimo livello. Guardate che residence appena costruiti, strada a doppio senso di marcia, ampissima, ci ricorda un po' il Sudafrica. Ma ora andiamo in spiaggia. Via le Gomme, in fondo lo skyline di Punta del Este. Sono curioso di andare a vedere l'acqua, che in teoria non dovrebbe essere molto limpia rispetto a Montevideo, dovrebbe essere molto meglio, perché a Montevideo l'acqua era praticamente marrone. Prime acque dell'Oceano Atlantico e la fine del Rio della Plata. Per pura curiosità andiamo a toccare l'acqua, che è gelida, freddissima come è normale che sia, perché appunto questo è l'Oceano Atlantico. Sempre dietro come sulla Tenerona. Oggi per i nostri gusti c'è un po' troppo vento, quel vento che risulta quasi fastidioso. Primi segni del vento. Il vento di Punta dell'Este, tanto amato dai surfisti, un po' meno da me. Piccole meduse, quasi a mia mano. Uno dei pochissimi bagnini incontrati. Camminando siamo arrivati in questo posticino che ci sembra meno pretenzioso dell'altro e sentiamo odore di pesce grigliato. Facciamo una capatina. Barcellona. Alla fine siamo approdati in un ristorante che cucina giapponese. Bacchette Che io non so usare, nonostante che Sara tutto, ogni volta. ha dimenticato l'utilizzo al Giappone. No, ma non l'ho sempre saputo usare poco. Com'è? Questo è il locale dove abbiamo fatto pranzo. Non vi abbiamo mostrato il pranzo nel dettaglio perché c'era la musica di sottofondo, poi YouTube mi blocca il canale. Comunque non ci aspettavamo un locale del genere, ma non ci aspettavamo un sushi del genere. Abbiamo preso il minimo indispensabile perché non è economico, ma non è economico come in tutti i posti qua in Uruguay. Abbiamo speso 27 euro, comunque sushi veramente eccezionale.
Ragazzi, ci hanno parlato di Punta del Este come fosse paragonabile a Rimini. In realtà siamo nella zona, nella spiaggia un po' più tranquilla della città, Playa Mansa, e l'atmosfera non è neanche paragonabile, anche perché siamo all'inizio del periodo estivo, come fossero da noi i primi giorni di giugno. Forse dall'altra parte Playa Brava sarà più movimentata, dato che è molto preferita rispetto a questa per gli sport col vento, legati al vento, come il surf, ed è quella scelta dal jet set internazionale. Ora sembra leggermente più limpia. Sulla spiaggia ogni tanto ci sono quelle casine tipo Baywatch, guardate il salvagente, è uguale a Cody. Come sei rimposto? L'ignoranza di certi cani ferocissimi. Secondo me è la stessa cosa, ha visto questa. No, però ha visto a me. Ho visto a te. Essere. Quando siamo scesi in spiaggia erano circa le 12, non c'era praticamente nessuno. Ora che sono le 16:30 qualcuno inizia ad arrivare. Sei stanca? No, ci sono. Mi sento perfettamente integrata nell'ambiente circostante. Ho la moglie che è un camaleonte. Perché? Perché si adegua a tutto in pochissimo tempo. Più o meno, questo era un complimento, gli serve qualcosa. Io arriverò in casina con la fascia da sindaco. Come sono, arriverò a casina bianca come al solito. Oggi si va in spiaggia senza tenerona, ma ho visto che seguendo la strada, seguendo la costa verso il Brasile, troviamo la spiaggia più lunga percorribile anche con la tenerona stracarica del mondo. 90 miglia che si possono fare sul bagnasciuga con la moto. Forse ci andremo. Una cosa che ci affascina molto sono quelle piante che vedete sullo sfondo, molto alte. Non siamo abituati a vederle sulla costa adriatica. Più che altro anche la vegetazione alla fine della spiaggia rende tutto un po' più selvaggio e a me piace particolarmente. In 3 km di cammino questa è la terza struttura che troviamo. Comunque è normale che abbiano la vegetazione, che non se ne curino, hanno a disposizione degli spazi più ampi e quindi Bella la diretta. E quindi se lo possono permettere. Quasi arrivati, avevamo come punto di riferimento la gru, intanto condividiamo lo skyline alle 5 di pomeriggio. Dai, dai! Sei stanca? No. 10 km a piedi Ho fatto. solo un po' sete, però adesso rimediamo, si Bevi rimedia bene. Bevi come la tenerona. Esatto, poi dopo il caffè espresso abbiamo bevuto, però rimane sempre quel sapore buono, buono, da italiana non posso che apprezzarlo, però un po' di sete. Dovrebbe essere qua il passaggio. Abbiamo sbagliato via, pensavamo fosse questa, invece quella lassù. Via Ballena. Basena. Babbo Natale alla finestra, case spettacolari. Eccoci arrivati. Ora veloce cambio di gomme perché dobbiamo andare al supermercato, circa 1 chilometro e 2 da qua. Chiudiamo la giornata con 14-15 km all'attivo. Grande Sara la Tappi. Adelante. Cambio gomme effettuato. Siamo. ¿Qué es una cámara? Sì, una camera Foto. por YouTube. YouTube, canale. Ah, por YouTube. ¿Ustedes residen en Brasil? No, No, en Italia. Italia. Ah, Italia. ¿Cuál lugar? En el centro. ¿Dónde? Ancona, Sí, conosce? no conozco Italia, pero descendencia mía es de Italia. Ah, Sí. ok. Grazie. Lago di Como. Fantastico. Muy lindo. Muy lindo, sì. Yo conozco.
Grazie. Bueno, Hasta pronto. fuerte, ciao. Vicina appena conosciuta, simpaticissima. Ora, molto interessante, vi facciamo vedere questo quartiere perché ieri l'abbiamo attraversato la sera e soprattutto l'ho attraversato per portare la moto sulla struttura qua vicino. Veramente interessante perché è un quartiere di altissimo livello. La signora mi è sembrata un po' come la classica vicina italiana. Quando siamo arrivati aspettava in terrazzo, quando noi siamo entrati è rientrata, quando ci ha sentito uscire è uscita. Fantastico. Amiche per la pelle. Vi ho appena detto quartiere di altissimo livello perché non ci aspettavamo un quartiere del genere. Ci sono delle case strepitose ed inoltre è molto tranquillo anche la sera. Molto interessante è capire come sono fatti i tetti. Di questo tipo di tetti ce ne sono tanti, quindi dobbiamo capire in che materiale e perché vengono costruiti in questo modo. Guardate che casa, giardini ipercurati, piante poi affascinanti per la latitudine, il segnale di stop che qua in Sud America pare. Salta sin parar, diceva infatti una canzone, no? Salta senza fermarti. Tantissimo verde ovunque. Una cosa che ci ha colpito, gran parte delle abitazioni non hanno il recinto. Questa è una cosa positiva perché vuol dire che sono abbastanza tranquilli, c'è un clima abbastanza tranquillo. Ecco, forse da qua si vede meglio, guardate com'è fatto il tetto. Magari se qualcuno ne conosce le caratteristiche lo scriva nei commenti. Tutto molto tranquillo, la gente passeggia, c'è chi corre, bellissimo. Quasi stile del nord Europa, Francia, Inghilterra, con le ortensie davanti. Strada sprovvista di marciapiede, ma zona tanto tranquilla che passano pochissime auto. Via Leandro Gomez. Questo è il supermarket dove siamo stati ieri sera. Ora proviamo a cambiare perché qua in fondo ce ne dovrebbe essere un altro. Questa è la zona del supermarket. Farmacia e Super Lausana. Proviamo ad andare qua. Carneria, verdure, panaderia. C'è di tutto qua. Orario dalle 7 alle 23 addirittura. 2,50 €. Pasta all'uovo. Sempre 2,50 €. Guardate, qua costa meno di Montevideo. Che Montevideo 6,50 €, qua costa 5,20 €. Finalmente l'abbiamo ritrovato, vitalissimo, ma costa come Montevideo, 7 €. Tipico banco salumi sudamericano, tipica confezione di salumi su un sacchetto di plastica. Ecco Sara appena uscita che è andata a comprare l'accendino, Sì. perché abbiamo una cucina modernissima. Sì, ci sono due accendini, nessuno dei due funziona, quindi se vogliamo cucinare por la cocina abbiamo comprato por accendere il gas. Mi sembra chiaro. Claro. Vi abbiamo risparmiato la menata del supermercato, cioè della spesa. L'unica cosa interessante che abbiamo visto è che qua rispetto a Montevideo alcune cose costano un pochino meno. Altra cosa secondo me molto interessante è che ovunque andiamo noi non siamo esperti nella lingua spagnola, anzi diciamo che siamo livello proprio terra. Quello che ci ha colpito è che gran parte delle persone che si trovano dall'altra parte, quindi macellaio, persona che si trova dietro al bancone oppure in cassa, quando noi non capiamo la lingua sono loro che chiedono. Scusa, no, noi chiediamo comunque scusa, loro dicono no, no, por favor. Bellissima cosa. Sono gentilissimi e cercano in tutti i modi di farsi capire da noi e di capirci, di comprenderci, sono estremamente disponibili. Invece ora guardate le difficoltà come siamo messi. Boccione d'acqua più tutta la verdura sono io che la porto, oltre alla GoPro per riprenderci. Sara è carica come un somaro e dobbiamo fare 1,2 km, 1,3 km per tornare nella nostra casina. Tutto questo per condividere un po' anche la vita di tutti i giorni, quelle piccole difficoltà che in Italia nella vita diciamo classica non avevamo. Potevamo venire in moto e caricare tutto sulla graticola, ma noi siamo masochisti e ci vogliamo fare del male. Cosa un po' negativa che abbiamo riscontrato è che fanno un uso della plastica un po' forsennato, sacchettini ovunque, solo per l'acqua fanno questi boccioni qua.
6,5 litri di acqua, quindi invece di fare 3-4 bottiglie, una bottiglia solo, quindi risparmiano sulla plastica, sull'acqua. Ce l'abbiamo fatta, arrivati sul viale di casa, e questa volta non vi facciamo vedere la cena perché poi ci dite che vi viene fame, vi si alza la glicemia, quindi noi vi vogliamo bene, pensiamo a voi e quindi vi regaliamo l'ora più dolce della giornata, vista mare. Guardate che tramonto. Con queste piante alte e sole dietro, secondo noi chiudiamo il video con un'immagine rilassante, meglio della nostra. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Baby,